Nel 1972, mentre lavoravo a Madrid nel film di Tonino Valeri, facevo l'aiuto regista e lo sceneggiatore del film, una sera all'incrocio tra Plaza San Miguel e la Gran Via, mentre il taxi era fermo, all'incrocio improvvisamente si è aperta la portiera ed è entrato un ragazzo dentro, sconvolto, mi ha detto aiutami, aiutami per favore. Io sono rimasto un po' sorpreso, il tassista pure ha rimesso in moto, siamo andati, ma 100 metri dopo la Guardia Civile, la temibile Guardia Civile del franchismo, ci ha fermato. Chiaramente purtroppo il giovane era un antifranchista che era inseguito, era ricercato, ed io come straniero italiano, erano gli anni 70, quindi ero il Rocco, un rosso italiano, un tremendo comunista, sono stato arrestato come complice, nonostante la testimonianza del tassista, che però era mezzo anarchico e quindi dovevo star zitto, perché sennò mettevano dentro anche lui e gli toglievano la patente. Quindi ho passato una notte in carcere, spintonato, trattato male, umiliato, e me la sono cavata soltanto perché a un certo punto ho avuto un momento di ribellione e chiedendo l'ambasciatore italiano e soprattutto con il fatto che facevo cinema e che potevo quindi accedere ai giornali il giorno dopo quando sarei uscito, sono riuscito con un ricatto dicendo che avrei sbattuto la testa al muro, mi sarei tutto insanguinato, avrei detto che loro mi picchiavano, sono riuscito poi con l'aiuto di Manolo Zardo e del regista che sono venuti a salvarmi, sono riuscito ad uscire. Quindi ho passato una notte in prigione e posso capire bene il film Sulla mia pelle di Alessio Cremonini. È un film che mi ha colpito particolarmente proprio per l'aneddoto che ho raccontato e che mi ha portato a capire la situazione disperata e drammatica in cui qualcuno che è schiacciato da una forza maggiore, quando comincia questo terribile percorso kafkiano dal quale non riesce a uscire, e tutta quella che è la tua personalità quotidiana, tutti quelli che sono i tuoi traguardi quotidiani, il tuo modo di vivere, viene improvvisamente spazzato via da delle forme di autorità molto spesso ottuse, o anche che magari collaborano con te e cercano di aiutarti, ma che sono prigionieri di una burocrazia asfissiante che impedisce quasi sempre qualsiasi rapporto umano. Il film sotto questo aspetto, nonostante le polemiche che ci sono, e nonostante il caso e il processo che c'è, è a mio giudizio molto equilibrato. Rimane su un piano, diciamo, documentaristico. Non sposa nessuna teoria e questo è una dote molto importante, straordinaria, sia per il regista che per la sceneggiatura, che vorrei anche notare che oltre a Alessio Cremonini c'è Lis Nur Salman e sono veramente molto bravi a tenere in piedi questo equilibrio, questa forma di rispetto anche degli altri nel momento in cui racconti una storia che potrebbe essere invece estremamente parziale ed estremamente forzata. Vorrei che questo modo di raccontare fosse in tutte le forme di cinema che avvicinano la cronaca, questa equidistanza, questa qualità. Infatti ci sono i cattivi e i buoni, ci sono i secondini umani e ci sono quelli prigionieri della burocrazia, ci sono gli infermieri indifferenti e gli infermieri umani che si preoccupano e che chiamano per nome e che ti aiutano. Essendo stato nella mia lunga vita ricoverato anche in ospedale, so quanto è importante il rapporto con l'infermiere che al momento opportuno ti chiama per nome, ti dà una mano, ti tira su, ti mette un cuscino, ti dice una parola buona, come quella del secondino. Quella notte ho avuto un secondino franchista che non è stato carogna e che mi ha dato da fumare, anche se era proibito, e l'ha fatto con molta umanità, era solo una sigaretta, però era un gesto, e finché non mi sono ribellato e finché non ho fatto paura per la prima volta all'aguzzino, mi sono sentito con quel gesto rinfrancato, anzi è stato proprio quel gesto di quella sigaretta che mi ha permesso poi di avere lo scatto di dignità e di coraggio che mi ha fatto uscire praticamente. Quindi questo è molto importante. Il film è interpretato da Alessandro Borghi, che devo dire è straordinario, sia per come si è acclarato nel personaggio, sia proprio per la maschera fisica che è riuscito a raggiungere, per la voce, per i tipi di espressione. Mi è piaciuto tantissimo e l'ho trovato di grande livello. E Jasmine Trinca, che impersona la sorella Ilaria Cucchi, con molta dignità e con molta forza, senza essere la suffragetta e senza essere esagerata, ma come una determinazione, una chiarezza,
una onestà e una limpidità che sono molto interessanti e che conferiscono tutto al film una forma di verità che fa bene al cuore, cioè sapere che qualcuno si batte per la giustizia, sapere che qualcuno cerca di chiarire le zone oscure che sono nella polizia come in ogni altro, non nella polizia, in questo caso nei carabinieri, come in altra istituzione civile, ma il coraggio dei carabinieri e la qualità dei carabinieri secondo me è quella di togliere le mele marce, è quella di creare una possibilità diversa, è quella di rinnovarsi. C'è stata una volta che sono stato fermato dalla stradale e sono stato trattato molto male, avevo una macchina molto potente, molto elegante, stavo con una ragazza, con una attrice, una ragazza bionda, era tardi, era notte, i poliziotti magari erano irritati, stanchi, e vedere uno della loro età che va in giro con una bella macchina, con una bella donna alle 3 di notte, magari tornando da una festa, forse dava fastidio. E quindi hanno provato a essere scortesi e diciamo anche un po' violenti, un po' rozzi. Io ho fatto legge e ho risposto per le rime pur rimanendo in un ambito, diciamo così, legale completamente. E mi sono solo limitato a dire: se lei mi tratta male, si ricordi che io domani protesto e sicuramente, siccome lei questo modo di fare ce lo ha sempre, sicuramente la mia piccola osservazione, il mio piccolo rimprovero verrà accumulato ad altri e alla fine tutti questi piccoli rimproveri saranno costretti a darle una punizione. A questo punto il collega della stradale è intervenuto e mi ha detto: sì, guardi, lasci stare, è un momento drammatico con un figlio malato, quindi è molto nervoso. E quindi la cosa si è acquietata e si è calmata. Appunto per questo c'era il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. E questo è importante che ci sia sempre, che ci sia questa possibilità di equilibrio, che ci sia la possibilità del cittadino di potersi rivolgere a qualcuno per protestare e per avere giustizia. Poi le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, lo devono fare in una certa maniera e talvolta magari esagerando perché si trovano in contesti violenti in cui bisogna reagire. Ma la cosa importante è che ci sia la critica, che ci sia la possibilità di dire ho sbagliato e che ci sia la possibilità di dare il giusto riconoscimento a chi è vittima. E su questo vi saluto e vi ringrazio.